godliness and cleanliness and godliness and God is empty, just like that. Ciao a tutti, oggi andremo a parlare del nuovo album degli Smashing Pumpkins CR. Come si evidenzia dal titolo, con questo lavoro ci troviamo dinanzi ad una band che ha perso la propria identità, e questa volta forse definitivamente. I tempi di Melancholy con capolavori immensi sono terminati, e la caratteristica principale di quest'album è la fortissima presenza di sintetizzatori, come se ci ritrovassimo negli anni '80. È davvero inspiegabile come una band nata dalle radici grunge insieme ai Pearl Jam, Nirvana o Alice in Chains abbia deciso nel 2020 di abbandonare completamente e senza alcuna spiegazione l'utilizzo di strumenti come chitarre elettriche che hanno definito la loro storia e creato la loro schiera di fan per oltre un ventennio. L'esperimento New Wave o synth pop, come dir si voglia, richiamanti appieno i primi Tears for Fears, era già iniziato nel lontano 1998, quando fu pubblicato l'album Ad Hoc, dove ritrovammo già dei richiami ottantiani, ma in quel caso il risultato fu più che egregio e, soprattutto, quella svolta fu subito rimossa con l'uscita dell'irrompente Machina, che riuscì a rielitare il cuore di numerosi fan. Tornando al presente, parliamo quindi di un album doppio di circa un'ora e mezza, con 20 pezzi che sono quasi tutti simili tra loro, con un Billy Corgan che sveste i panni da rocker per indossare quello da singer di una pop band. Infatti, della voce di Billy aggressiva e potente che ruttava negli anni 90 non venne più traccia, e gli unici protagonisti sono i sintetizzatori e le melodie, peraltro del tutto deboli. Molto probabilmente l'obiettivo iniziale era sicuramente nobile, e cioè cercare di creare atmosfere crepuscolari, ma qui di tramonto vediamo soltanto quello della band, che sembra abbia perso completamente l'ispirazione del passato. Tuttavia, già ad inizio anno l'avremmo dovuto capire dalle parole di Corgan ad un giornalista americano su come sarebbe suonato il nuovo album. Da queste parole si evince il dissapore che lui ha sempre avuto nei confronti di una qualche stampa del settore, la quale, nel corso degli anni, gli ha sempre fatto pesare che la sua band non aveva una coerenza stilistica ben delineata, e questo impediva a molti esperti di poter etichettare correttamente gli Smashing. Infatti, caratteristica principale dei loro esordi fu proprio quella di riuscire a spaziare con risultati più che soddisfacenti da un genere all'altro. Basti ricordare il già citato Melancholy, in cui possiamo ascoltare brani di puro heavy metal alternati da pezzi in stile pop MTV dell'epoca, per poi passare a gemme in stile grunge, il tutto però una miscela che funzionava benissimo. Ma con questa svolta ottantiana richiamante Depeche Mode e New Order, tutta la loro storia può essere cancellata in un battito di ciglia. Tutto ciò sarebbe potuto essere accettato se Corgan avesse fatto un disco solista, ma qui parliamo di un nuovo album di una band storica, e una svolta musicale di tale entità non ha alcun senso, soprattutto perché in versione live sono ancora seguitissimi.
Riguardo ciò, ricordiamo che nello scorso tour del 2019 hanno quasi sempre fatto sold out in tutte le tappe, ripercorrendo principalmente le loro hit storiche, e quindi questo cambio stilistico ha sorpreso un po' tutti. A tal proposito posso raccontare la mia esperienza. Visti nel 2019 nel Palazzetto dello Sport di Bologna, hanno suonato tutto il loro repertorio per quasi 3 ore e 20 minuti, senza alcuna sosta, acclamati in maniera entusiastica dal loro pubblico, a cui hanno concesso dapprima un bis per poi uscire addirittura una terza volta. Il ricordo di questo evento rimarrà indelebile nel tempo per questo gruppo superlativo che ha dimostrato di essere ancora in piena forma sul palco nonostante gli anni che passano. Tornando all'album, già dai singoli, peraltro molto deboli, si sarebbe dovuta capire l'atmosfera che avrebbe suggellato l'opera in toto, e se proprio vogliamo salvare qualche traccia, gli unici due che forse raggiungono la sufficienza sono Anno Satana e Minerva. Per intenderci, parliamo sempre di canzoni pop, ma almeno ritroviamo melodie più ricercate, con cori più indovinati e testi di un po' più spessore. Nella prima Corgan si identifica addirittura con Satana, il quale ci vuole comunicare che è abbastanza ricercato dagli umani presenti sulla terra e ha il solo scopo di far ardere i loro cuori in un inferno ribellente. Diciamo che con questo testo gotico la scena rappresentata è più che mai apocalittica. Forse potrebbe rappresentare appieno lo stato d'animo del nostro autore durante la composizione di questo album. In Minerva invece egli si affaccia alla società attuale e prende in prestito proprio la figura di Minerva, divinità romana della lealtà in lotta, delle virtù eroiche e della guerra giusta, associandola ai tempi odierni, sostenendo di vivere in tempi bui in cui falsi dei travestiti da santi amministrano le nostre città, e lo possono fare solo perché hanno terreno fertile al loro seguito, con la maggior parte della popolazione definita folle e stupida. È abbastanza presumibile quindi l'associazione con la campagna elettorale che c'è stata in America tra Trump e Biden. Escludendo queste due tracce c'è il vuoto o quasi. Parliamo di un'opera senza collocazione. Se si volesse trovare qualcosa che ricordi vagamente il loro sound classico, ci dovremmo fermare a The Color of Love, abbastanza ritmata e spedita, ma con tematiche comunque molto commerciali. Si predilige tantissimo l'uso dell'elettronica, un uso di sintetizzatori sproporzionato e soluzioni pop quasi da MTV. Tra le perle negative, provate a sentire Tiger Tiger, che potrebbe tranquillamente essere messa in rotazione da qualche radio commerciale. Qui i richiami sono addirittura ad Outside di George Michael, una dance floor il più commerciale possibile, davvero una rivoluzione in negativo. L'ultimo canto del cigno di questa band in studio lo abbiamo avuto con Machina del 2000. Da allora in poi Corgan ha cercato di rimettere insieme i pezzi della formazione storica, ma con risultati mai del tutto soddisfacenti. Negli ultimi 10 anni gli Smashing sono stati molto prolifici in studio, e forse anche questo li può aver penalizzati. Infatti molto spesso è necessaria tanta pazienza per poter avere un'ispirazione di alto livello e non pubblicare un prodotto dopo l'altro. Possiamo dire che forse ci ritroviamo al capolinea di questa band, oppure nella mente di Corgan lo si può considerare un nuovo inizio, una nuova band con lo stesso nome di quella nata dalle radici del grunge oltre 20 anni fa e che ora vuole essere il seguito moderno dei The Cure con ritmiche malinconiche dei New Order o dei Depeche Mode. Pertanto alla fine ciò che emerge sono proprio i rimpianti per questa band che ha perso se stessa con episodi musicali quasi imbarazzanti che non ci saremmo mai aspettati di sentire da un autore con così grande esperienza. Ne consegue un album lungo, pesante e ben lontano dalle intenzioni decretate da Billy Corgan di creare musica contemporanea di buon livello, poiché se è vero che il loro sound è sicuramente più easy listening e moderno, è pur vero che i risultati di questo nuovo corso hanno deluso sicuramente
ovviamente tutti i loro fan. Tuttavia, a questo punto non possiamo che sperare che la Fenice di Corrigan possa tornare a volare anche stavolta, e con questo auspicio ci sentiamo alla prossima recensione. Shannon and the rapture of the sentiment swing. But underneath the wheels, like the skulls of every car. The fickle fascination of an